Buongiorno a tutti, oggi vi mostro come costruire un agitatore magnetico. Io lo utilizzo per i liquidi della sigaretta elettronica. In primis dobbiamo trovare un alimentatore di un computer e smontarlo. Questo l'ho già fatto prima, quindi lo troviamo ripulito di tutto. Ok. Poi si può acquistare su Amazon o penso in qualsiasi altro posto un potenziometro che ha anche una funzione di inverter, però l'utilizzo dell'inverter non ci interessa, e dove io ho fatto dei piedini con gli stick per la gomma a caldo fissati con delle viti, una ventola funzionante naturalmente, dove ci ho applicato già prima una barretta con dei magneti a una determinata distanza, che poi vedremo, un alimentatore che si può recuperare da qualsiasi apparecchiatura elettronica magari dismessa, con un'uscita da 12 volts in corrente continua a 1200 mA. Ah, una barretta magnetica da laboratorio, questo lo stesso si può acquistare su Amazon o penso anche in altri posti, il contenitore per i liquidi in plastica, l'importante è magari che abbia la parte centrale piana dove deve girare la barretta magnetica, e chiamiamo un tappo, io l'ho realizzato da un pezzo d'alluminio per poter chiudere il tutto, da appoggiare sopra l'alimentatore per fare da base al contenitore dei liquidi. Ok, allora per prima cosa ci preoccuperemo di far passare i fili, di cablare i fili. Allora, quello dell'alimentatore lo fissiamo il polo negativo all'entrata dell'alimentazione negativa del potenziometro e quello positivo all'entrata dell'alimentazione positiva. Ok. Naturalmente avremo bisogno di un cacciavite di quelli di precisione per avvitare i contatti. Ok. Poi colleghiamo la ventola, lo stesso, positivo su positivo e negativo sul negativo. Ecco, non ci voleva stare lì. Ok, positivo e negativo. Ok, e i collegamenti sono pronti. Ok, adesso andiamo a posizionare l'interruttore e il potenziometro sugli spazi del vecchio alimentatore. Qui fortunatamente, come potete vedere,
ci entra proprio ad incastro, basta farlo girare, forzandolo un pochino, entra. Qui adesso scorre, ma con un goccetto d'attack si può fissare. Mentre il potenziometro lo stesso lo andiamo a far uscire da questa feritoia e lo fissiamo sotto con lo stesso delle gocce di attack. Ok, una volta fissato il potenziometro con l'interruttore sul corpo del vecchio alimentatore, andiamo a bloccare la ventola sull'altro componente, sull'altro pezzo. Ok, da qui chiudiamo il tutto. Cercate di posizionare i fili sotto la ventola. È un po' complicato a rimettere, più che complicato, antipatico. Ok, ok, ci siamo riusciti. Scusate, ma l'ho dovuto girare perché avevo invertito la posizione, quindi non riportavano i fori per le viti di fissaggio. Finiamo con
il montaggio dell'alimentatore, del vecchio alimentatore. Ok. Allora adesso diamo uno sguardo a questi magneti. Praticamente sono due magneti in neodimio del diametro di 10 mm per un'altezza di 3 mm e sono posizionati a una distanza fra loro di circa 22 mm. Ok, il tutto l'ho fissato con ATAC e ho determinato l'altezza aggiungendo questa striscia in alluminio in modo tale che fosse vicino al piano che andremo a mettere sopra senza toccarlo. Ora andiamo a mettere sopra il coperchietto con il contenitore per i liquidi e la barretta magnetica, così possiamo andare a verificare dove si trova il centro magnetico, diciamo, dei due magneti che ci sono, che sono sopra la ventola. Ecco, più o meno è questo qui. Ok, abbiamo collegato l'alimentazione e adesso andiamo a fare la verifica. Ok, adesso possiamo cominciare a fare il test di avvio. Allora, il pulsante è in posizione 0. Andiamo ad attivare il potenziometro. Ok, la luce si accende, quindi già niente non è. Dando forza non si muove niente. Ok, spegniamo il potenziometro, mettiamo il tasto in posizione 1, attiviamo il potenziometro e andiamo a vedere cosa succede. Ok, sembra che funzioni. Aumentiamo il potenziometro e aumentano i giri. Naturalmente quando ci saranno i liquidi all'interno non si potrà mandare chissà quanto veloce, poiché la forza di contrasto del liquido potrebbe far saldare la posizione della calamita. Però per adesso la mandiamo a palla, dai. Rallentiamo. Così si vede bene. Ok, sembra che tutto funzioni. Adesso ci metteremo i liquidi e vedremo come si comporta. Ok, adesso andiamo a preparare il liquido. Come base ho scelto il Desert Shift della Flavor Art, che adoro personalmente. Lo andiamo ad inserire. Ok. E
poi cerco di fare una percentuale 50 e 50 fra il glicole e la glicerina. Questi sono della marca LOP. Ok. Il contenitore che sto utilizzando ha una capienza di circa 100 ml, se non ricordo male, ed è pari alle boccette che utilizzo per poi caricare le mie pipette. Ok, forse un po' più di glicerina ci ho messo. Adesso andiamo a vedere. Accendiamo. Ops. Qui non avendo fissato la base con un po' d'attack o di colla liquida, come si tocca si muove, però non è questo il problema. Allora andiamo ad attivare il nostro agitatore e vediamo come il liquido viene miscelato. Sembra un po' decentrato, lo rimetto al centro, vedete si sposta, sposto il bicchiere, la calamita rimane sempre lì, la barretta. Aumentate ancora un po' i giri. Ed ecco che già il liquido sembra che si sia amalgamato. Adesso vi faccio vedere cosa succede se aumentiamo troppo i giri. Ma sembra che non succede niente. E si vede allora che non è abbastanza denso da far saltare la barretta. Meglio così. Ok, chiudiamo per non far evaporare i sapori. Ok, adesso lo chiudo meglio.